Eccoci qui. Aprile si preannuncia un mese davvero intenso a livello cosmico. Si parla di nuove guide, di grandi opportunità. Insomma, sembra ci sia molto in ballo. Andiamo a vedere insieme come possiamo navigare al meglio questo periodo. Allora, prima di tuffarci nelle previsioni, una cosa importante. L'analisi che stiamo per esplorare è stata curata dall'astrologa Simona Del Russo, pensata apposta per la community di Editamondi, giusto per dare il merito a chi di dovere per queste preziose intuizioni. Perfetto, chiarito questo, entriamo nel vivo. La domanda che ci faremo oggi è proprio questa. Che cosa ha in serbo il cosmo per ciascun segno questo mese? Diamoci da fare e scopriamolo insieme partendo dal primo elemento. E iniziamo come da tradizione con l'elemento fuoco. Quindi per i nostri amici di Ariete, Leone e Sagittario, aprile si prospetta come un mese di pura energia propulsiva. È un vero e proprio invito all'azione, a spingere sull'acceleratore. Ecco, questa frase mi sembra che centri perfettamente il punto. Andare avanti senza esitazione. Si percepisce quasi fisicamente questa spinta, questa determinazione. Vediamo un po' più nel dettaglio come si traduce per ogni singolo segno di fuoco. Partiamo subito con l'Ariete. Qui l'energia è davvero alle stelle, quasi incontenibile, e tutta questa forza si traduce in una lucidità mentale incredibile, perfetta per prendere finalmente quelle decisioni che magari erano rimaste un po' in sospeso. Ma non finisce qui, Questa spinta incoraggia anche nuove connessioni, portando a cercare incontri che siano più dinamici, più stimolanti. Adesso passiamo al Leone. Qui l'attenzione si sposta parecchio sul mondo professionale. La visibilità è in aumento e potrebbero arrivare dei bei riconoscimenti. È proprio il momento giusto per proiettare le proprie ambizioni con fiducia. Ma c'è anche un cambiamento interessante nelle relazioni. Si inizia a cercare connessioni che siano una sfida, che facciano crescere, non solo persone che ci ammirano. Si impara insomma la vera arte del condividere. E per il Sagittario? Beh, per il Sagittario aprile è una vera e propria esplosione di creatività. C'è un desiderio fortissimo di aprirsi a esperienze intense, di esprimere le proprie idee con una chiarezza quasi disarmante. È il periodo perfetto per dare il via a quel progetto che appassiona da tempo e, cosa fondamentale, per cercare alleati che vibrino sulla stessa lunghezza d'onda. Ok, lasciamo l'impeto del fuoco per entrare in un'atmosfera decisamente più riflessiva, quella dell'elemento terra. Quindi per Toro, Vergine e Capricorno, aprile è un invito a guardarsi dentro, a fare un'onesta e profonda introspezione. E questa frase, sentite un po', mette in luce un tema centrale. Emozioni e pensieri messi da parte riemergono. Sembra proprio che per i segni di terra stia per riaffiorare tutto ciò che era stato messo sotto il tappeto. Un processo che, ok, può essere intenso, ma è assolutamente necessario per ritrovare il proprio equilibrio. Per il Toro l'intuizione schizza in massimi livelli e questo permette di affrontare le proprie paure con una lucidità quasi sorprendente. È un'opportunità d'oro per fare un bel lavoro interiore, per lasciare andare quei fardelli emotivi e sentirsi finalmente più leggeri. Passando alla Vergine, il mondo emotivo si fa sentire con una certa prepotenza, ricollegandoci ai desideri più profondi. C'è una gran voglia di prendere il controllo, ma attenzione a non generare tensioni inutili. È il momento di guardare in faccia qualche verità scomoda, magari legata alle finanze, e di chiedersi se le vecchie motivazioni bastano ancora. E chiudiamo l'elemento terra con il Capricorno. Qui il focus è tutto sul riordinare le emozioni e rivedere le dinamiche familiari. Si potrebbero aprire conversazioni importanti ma necessarie. La vera stabilità, però, si trova incanalando le energie in progetti personali. Un consiglio fondamentale. Per rinnovare la produttività, a volte bisogna prendersi una pausa e cercare nuovi modi di organizzarsi. Bene, passiamo adesso all'elemento aria. Per Gemelli, Bilancia e Acquario, l'energia di aprile è tutta proiettata verso l'esterno. Si parla di dialogo, di vita sociale, della nascita di nuove, brillanti idee. La parola chiave qui è collettività. L'energia si sposta dal singolo al gruppo e questo posiziona i segni d'aria come figure che ispirano, che diventano un punto di riferimento per gli altri. È un bel cambio di prospettiva, non c'è che dire. Per i Gemelli la vita sociale è al centro dell'universo. Emerge una capacità quasi naturale di fare da leader, di guidare gli altri con idee fresche e contagiose. Il punto però è trovare un equilibrio tra la propria determinazione e la capacità di ascoltare gli altri. È un periodo, insomma, di grande maturazione personale.
Per la bilancia invece i riflettori sono puntati dritti sulle relazioni. È il momento di parlare chiaro, di mettere dei paletti sani e di esprimere i propri bisogni. C'è un forte impulso ad affermarsi, ma la vera saggezza sta nello scegliere con cura le proprie battaglie. E occhio perché potrebbero aprirsi anche delle porte inaspettate in ambito lavorativo o di studio. L'Acquario, d'altro canto, trova in aprile un terreno super fertile per la comunicazione. Scrivere, studiare, avere quelle conversazioni importanti che si rimandavano da tempo, questo è il momento. E in parallelo c'è un'importante revisione interiore su come ci si prende cura di sé. È cruciale creare uno spazio personale sicuro per poi guardare avanti con un'energia completamente rinnovata. E così concludiamo il nostro viaggio astrologico con l'ultimo elemento, l'acqua. Per Cancro, Scorpione e Pesci, aprile è un mese per navigare le proprie emozioni profonde e trovare finalmente una nuova e chiara direzione da seguire. Questa frase è potentissima, non trovate? C'è un vero e proprio cambio di marcia qui. La timidezza che finalmente lascia il posto alla fiducia, l'idea che i propri pensieri non solo acquisiscano forza, ma che trovino anche ascolto e accoglienza. È un bel salto di qualità. Quindi, per il Cancro, questo è il momento di farsi avanti senza paura. Le idee hanno successo, il che rende questo periodo perfetto per avanzare proposte, per negoziare. Lo sguardo è decisamente proiettato al futuro, ai progetti di squadra e a quelle reti di supporto che ci fanno crescere. E attenzione perché anche il mondo interiore, quello dei sogni, si fa più intenso portando nuove consapevolezze. Lo Scorpione invece sente un fortissimo bisogno di concretezza, ordine, efficienza, cambiamenti tangibili. Se dovesse emergere un po' di stanchezza, è un segnale da non sottovalutare. Forse è ora di rallentare e modificare qualche abitudine. La vera sfida però è quella di trasformare i vecchi drammi, le vecchie dinamiche, in un dialogo che sia finalmente produttivo. E infine i Pesci. Aprile porta con sé chiarezza mentale e la capacità di esprimersi apertamente, senza filtri. È l'occasione giusta per dire finalmente di cosa si ha bisogno, senza più trattenersi. Nelle relazioni si va alla ricerca di più onestà, più semplicità, creando legami che magari sono meno intensi, ma di sicuro più liberi e autentici. Ok, quindi se dovessimo fare un rapido riassunto, ecco i temi chiave di questo mese. Per il fuoco tutto gira intorno all'azione e ai nuovi inizi. Per la terra è tempo di introspezione profonda. Per l'aria la parola d'ordine è connessione e dialogo. E per l'acqua si tratta di espressione potenziata. Insomma, un mese di grande trasformazione per tutti gli elementi, direi. E con questo siamo arrivati alla fine del nostro quadro astrologico. Con tutte queste energie in gioco, la riflessione finale è del tutto personale. Quale opportunità si deciderà di cogliere questo mese? A quanto pare la risposta è già dentro ognuno di noi.